Ciao a tutti! Benvenuti su Stelle Turche Rivelate. Tutti i dettagli sono nel mio video. Se vi piace, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Potete sostenermi ancora di più cliccando sul tasto abbonati qui sotto. Grazie, e guardiamo insieme il video. Ci sono notti in cui il luccichio dei riflettori non basta a mascherare la fragilità dell'anima. Quest'anno, al Festival di Cannes, emblema universale di glamour, eleganza e perfezione cinematografica, è andata in scena una sequenza che ha superato film in anteprima. Abiti d'alta moda e obiettivi impietosi. Tra gli applausi sul tappeto rosso e le scariche di flash, due stelle amatissime della Turchia, Gökberk Demirci e Özge Yağız, hanno trasformato una serata di gala in un dramma profondamente umano, tanto potente da commuovere perfino la stampa internazionale. La terza notte del festival sembrò fermare il tempo quando i due apparvero a braccetto, irradiando un'intesa che non aveva bisogno di parole. Özge era un'apparizione magnetica in un abito nero di haute couture, cosparso di pietre come frammenti di cielo. Ogni passo rifletteva la luce come uno specchio della sua stessa resilienza. Le labbra, di un rosso deciso, disegnavano un contrasto evocativo con la compostezza elegante di Gökberk, impeccabile nel suo smoking classico, un sorriso appena accennato, lo sguardo sicuro. I fotografi, abituati agli ingressi delle star internazionali, restarono ipnotizzati. Per un attimo, sembrò che amore e arte si fossero fusi nella stessa inquadratura. Eppure, quel sogno iniziò a incrinarsi poche ore dopo. All'after party esclusivo in uno degli hotel più lussuosi di Cannes, le risate si affievolirono, i calici smisero di tintinnare, e l'attenzione si spostò verso un angolo della sala. Secondo i presenti, Gökberk si fece largo tra gli invitati con passo deciso, ma con il volto teso e gli occhi appannati da un'emozione che non riusciva più a trattenere. Di fronte a lui, Özge rimase immobile, sorpresa da quel gesto improvviso. All'inizio parlarono a bassa voce, quasi temessero che le parole rompessero la bolla fragile che li circondava. Ma presto il tono cambiò. La voce di Gökberk si fece più chiara, più nuda, e nella stanza cadde una frase che gelò l'aria. Ti amo ancora, Özge. Non serviva conoscere il turco o il francese per cogliere la potenza di quelle sillabe. Gli sguardi si fecero immobili, la musica parve spegnersi, e per un istante i sogni di milioni di fan presero forma, pronti a fiorire, solo per frantumarsi un istante dopo. Gli occhi di Özge, lucidi di lacrime, cercarono rifugio dietro una mano portata alle labbra, come a voler coprire il tremito che le attraversava il respiro. Fece un passo indietro, si voltò lentamente e lasciò la sala in preda a singhiozzi trattenuti, accompagnata soltanto dalla sua manager. Le telecamere, impietose come sempre, registrarono quella fuga, e i social, nel giro di minuti, si incendiarono con un unico grido digitale. Cancelletto Özge Alama. Messaggi da ogni parte del mondo si sovrapposero. Quelle lacrime sono vere. Nessuno può fingere un dolore così. Özge, sei forte, ma l'amore fa male quando arriva fuori tempo. Intanto, Gökberk si allontanò senza aggiungere una parola. Quella distanza nello sguardo, quel passo fermo ma lento, disegnavano il ritratto di un uomo che, per la prima volta, aveva osato mettere a nudo una verità tenuta chiusa per anni. I giorni successivi furono un deserto di silenzio. I media turchi ed europei si lanciarono in congetture, mentre i due artisti scomparivano dalla luce dei riflettori, come se la città intera si fosse svegliata da un incantesimo e non avesse più il coraggio di chiederne la fine. Il silenzio si spezzò quando Gökberk Demirci parlò alle Parisienne. Con voce calma, quasi dimessa, disse: «Sono rimasto in silenzio per anni. Quella notte non avevo preparato nessuna parola. Ma il cuore non obbedisce sempre alla ragione». Invece di placare la tempesta, quelle frasi alimentarono l'incendio. Nel giro di poche ore, i titoli si moltiplicarono. La confessione di Gökberk, non riesco a dimenticare Özge. A Cannes l'amore che ha rotto il silenzio, sotto le stelle, Özge piange. Anche la stampa internazionale si occupò del caso. Variety scrisse: non era una storia d'amore su uno schermo, ma l'esplosione di sentimenti repressi che hanno trovato il palcoscenico più luminoso. Il Corriere della Sera osservò: Gökberk Demirci ha messo il cuore a rischio davanti al mondo per provare a riprendersi un amore perduto. E Gala sintetizzò la tragedia con una sola linea: sotto le luci di Cannes, una donna ha scoperto che l'amore può ferire più di qualsiasi ruolo. Ma il dramma non finì lì. Da un salotto televisivo italiano arrivò una reazione inattesa. Un ex molto vicino a Özge, discreto,
ma noto, fu interpellato sul caso. La sua risposta, misurata e densa di sottintesi, risuonò come un'eco scomoda. Non me l'aspettavo. Auguro a Ozge ogni bene, ma mi rattrista che qualcosa di così intimo sia diventato spettacolo. Internet si divise all'istante. C'era chi giudicava il commento un gesto elegante, e chi lo leggeva come una gelosia ben mascherata. La verità è che, da quella notte, il nodo emotivo attorno ai due nomi più sussurrati della televisione turca si trasformò in un fenomeno globale. Al rientro verso Istanbul, l'aria tra Ozge e Gökberk fu gelida quanto i loro sguardi mancati. Testimoni giurarono che avessero preso lo stesso volo, ma seduti distanti, senza scambiarsi una sola parola. All'arrivo, l'aeroporto si trasformò in un campo di flash. Ozge, nascosta sotto un cappello nero e grandi occhiali, schivò le domande dei reporter. Riuscì solo a mormorare: voglio stare sola. Poche ore più tardi, un'amica fidata confidò quello che lei avrebbe detto in privato. A volte le parole arrivano quando non c'è più spazio per ascoltarle. Quella notte, qualcosa in me si è rotto. Ho bisogno di silenzio. Nel frattempo, sull'account Instagram di Gökberk apparve una foto in bianco e nero. Lui sulla riva, lo sguardo perso, il mare alle spalle. La accompagnava una frase breve, ma tagliente. Ci sono cose che richiedono coraggio per essere dette, e altre per essere ascoltate. Nel giro di minuti, il post raccolse milioni di like. I commenti si divisero tra chi vedeva un gesto di scuse e chi, invece, un addio definitivo. Un amico vicino a lui raccontò alla stampa: quella notte Gökberk ha parlato dal cuore. Non cercava lo scandalo, cercava libertà. Da quel momento, ogni gesto, ogni pausa, ogni sguardo dei due è stato sezionato dai fan. I più romantici sognano una ricucitura. I più scettici credono che quello sia stato il colpo di grazia a un capitolo che non doveva essere riaperto. Ma su una cosa tutti concordano: nessuna sceneggiatura televisiva avrebbe saputo scrivere qualcosa di così scopertamente umano e dolorosamente reale. Oggi si sa che Ozge Yats si è rifugiata in una villa affacciata sul Bosforo, lontana dal rumore e dai lampi dei flash. Trascorre le giornate tra letture, passeggiate solitarie e un ascolto lento di sé, come chi prova a rimettere in fila i battiti. Gökberk Demirci, dal canto suo, ha scelto di perdersi lungo la costa dell'Egeo, dove il mare sembra l'unico confidente possibile. Da allora non hanno più pronunciato una sola parola in pubblico, e l'assenza di dichiarazioni è diventata il seguito più potente della loro storia. Mentre il mondo dello spettacolo continua a speculare, la domanda rimane sospesa: è stata una dichiarazione d'amore arrivata troppo tardi o un addio travestito da coraggio? Il destino li riporterà a incrociarsi o carresterà lo scenario del loro congedo? C'è chi sostiene che certi amori abbiano bisogno di perdersi per ritrovarsi più veri, e chi invece pensa che le parole pronunciate in ritardo siano come porte chiuse dall'interno. Puoi bussare quanto vuoi, ma non si riaprono. Intorno a loro, le storie si accalcano. Ci sono amici che giurano di aver visto Gökberk tornare sui loro luoghi del passato, come se la memoria potesse farsi bussola. Ci sono fan che scrivono lettere mai spedite, come se potessero cucire a distanza i fili spezzati. E ci sono detrattori che riducono tutto a una messa in scena. È solo marketing. Ma le lacrime non sono marketing. E nemmeno quel tremito nella voce. C'è un confine che lo spettacolo non riesce a valicare, quando la vita vera decide di passare proprio davanti all'obiettivo. Le redazioni continuano a pubblicare retroscena. Qualcuno racconta che, poco prima della serata a Cannes, i due avessero esitato sull'idea di mostrarsi insieme, come se sapessero che l'occasione avrebbe risvegliato fantasmi. Qualcun altro sostiene che, dietro quella frase di Gökberk, ci fosse un lungo lavoro di coraggio, mesi di silenzi, parole abortite, ricordi tenuti stretti come amuleti. Non c'è certezza, solo il rumore di un sentimento che ha trovato la sua voce nel posto più inaspettato. Intanto, le voci di set, le offerte, i copioni si affollano sul tavolo di entrambi. Registi europei li vogliono insieme, come se l'alchimia di quella sera potesse trasformarsi in cinema. Ma è proprio questo il dilemma: l'arte può salvare un amore o finisce per consumarlo. Ozge, dicono, sfoglia i copioni con attenzione nuova, cercando storie che non somiglino troppo alla sua. Gökberk ascolta il mare, lascia che le onde gli dettino il ritmo della pazienza. Nessuno dei due ha fretta, e forse è proprio questo che spiazza di più un'industria abituata a inghiottire e risputare emozioni con la velocità di un trailer. La stampa torna spesso su quella frase: ti amo ancora,
Osge, chiedendosi se sia stata un ponte o una fine. Ma c'è un'altra frase rimasta sospesa nell'aria, mai pronunciata eppure evidente. Mi senti? Perché ogni confessione è anche una domanda. E ogni domanda, a volte, ha bisogno non di una risposta, ma di tempo. Forse la loro storia non ha chiuso il cerchio. Forse ne ha aperto uno nuovo, invisibile agli occhi frettolosi. Forse l'ultima parola non spetta a noi, ma a quel silenzio che entrambi, per ora, hanno scelto. Resta il ricordo della serata. Il rosso del tappeto, l'oro delle luci, il nero dell'abito di lei, il bianco della camicia di lui. E poi il grigio della distanza. I fan continuano a riguardare le clip, a cercare nei dettagli un sorriso teso, un passo più lento, la prova che niente sia finito davvero. Forse, un giorno, arriverà un segnale. Un like lasciato di notte. Una canzone condivisa. Un libro letto in due città diverse nello stesso momento. Gli innamorati di tutto il mondo sanno leggere questi indizi. Perché l'amore, quando si spezza, lascia briciole. E chi vuole ritrovarsi, a volte, deve solo seguirle. Diteci nei commenti cosa ne pensate. Credete nelle seconde possibilità, o pensate che certe ferite non si chiudano più? E ricordate, se amate le storie in cui la realtà supera la finzione, iscrivetevi a Stelle Turche Rivelate. Attivate la campanella, lasciate il vostro like e diventate membri cliccando sul tasto abbonati per sostenere il nostro lavoro. Ogni storia che condividiamo, ogni dettaglio che scopriamo, è possibile grazie a voi. Perché su Stelle Turche Rivelate, i cuori delle celebrità battono al ritmo delle verità che nessuno ha il coraggio di raccontare. Grazie per aver guardato il video. Ci vediamo nel prossimo. Abbiate cura di voi, e a presto!